Non ha senso gestire un business senza un obiettivo. L'obiettivo è la prima cosa, l'obiettivo è fondamentale. Per tutti coloro che intendono svolgere un'attività economica indipendente, sia in forma imprenditoriale, sia in forma di lavoro autonomo, libero professionale, quello che sia, l'obiettivo è la prima cosa. L'obiettivo è fondamentale. Non dovremmo neanche preoccuparci di raccogliere, di pensare di raccogliere le risorse, quali potrebbero essere i dipendenti, quali potrebbero essere i soldi nostri di investitori, le attrezzature che ci servono. Tutte queste cose vengono dopo. La prima cosa, la più importante di tutte, è la definizione del nostro obiettivo economico. Perché quando noi parliamo di business parliamo di soldi, quindi non può non essere un obiettivo economico. E l'obiettivo economico deve essere preciso e dettagliato. Quanto più è preciso e dettagliato, tanto maggiori sono le probabilità di riuscire a raggiungerlo. Lo strumento che ci serve poi per raggiungere il nostro obiettivo non sono gli strumenti del mestiere. Non è il martello per un muratore, non è la sega per un falegname, non è la penna per un avvocato, ma è la fede. La fede è lo strumento che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. Soltanto la fede. E la fede è un qualcosa di interiore, la fede è un qualcosa di mentale. La fede non si identifica con l'azione. La fede si identifica con quel complesso di credenze che noi abbiamo nella nostra mente. L'azione è una conseguenza. Il nostro corpo risponde a quelli che sono gli impulsi che gli vengono dalla testa, dalla mente. Se noi abbiamo la sporcizia, immondizia nella nostra testa, le azioni che ne conseguiranno saranno spazzatura anch'esse. Quindi la fede si radica all'interno di noi, nella nostra mente. L'azione, che è pur sempre importante, però è una conseguenza di quello che noi abbiamo nella nostra mente, di quel complesso di credenze. E la fede si alimenta e si coltiva nel tempo, attraverso una costante dedizione, attraverso un costante lavoro che noi facciamo sulla nostra mente. L'obiettivo di cui parlavo ha una duplice natura nel nostro business. Ha una natura reddituale, una faccia della medaglia, se vogliamo dire così, è reddituale, l'altra faccia è patrimoniale. Quindi ha una duplice natura. Ok? Che cos'è questa faccia reddituale? Che cos'è questo reddito? Il reddito è semplicemente quello che avanza dalla gestione della nostra azienda, dalla gestione del nostro business. È appunto l'avanzo di gestione. È tutto quello che ci resta nelle mani, o meglio nel nostro conto corrente, dopo che abbiamo esercitato l'attività tipica del nostro business e pagato tutto e tutti, compresi anche le imposte. Proprio l'avanzo finale. Avanzo di gestione che alcuni chiamano compenso, altri chiamano utile, quello che sia, quello che avanza. Perché se non avanza nulla non ce n'è manco il compenso. Quindi è proprio l'avanzo di gestione, usiamo questo termine, generico. Questo avanzo di gestione, questo reddito, alimenta poi il nostro stile di vita, fatto di vitto, innanzitutto di vitto, perché se non mangiamo non viviamo, fatto di alloggio e poi tutto il resto, le vacanze, automobili, vestiti, insomma, ognuno ha le sue preferenze. Ok? Quindi il reddito alimenta il nostro stile di vita. Questo è la prima faccia dell'obiettivo. L'altra faccia è quella patrimoniale. Che cos'è il patrimonio? Il patrimonio è il complesso dei nostri beni non solo fisici. Volendo fare, un esempio, potremmo dire che il patrimonio netto è dato, per esempio, dal fatto che noi in banca abbiamo 100.000 euro. Immaginiamo appunto di avere in banca 100.000 euro.
Poi abbiamo un box auto che ha un valore teorico di 50.000 euro. Valore teorico, perché il valore reale, per conoscerlo dovremmo metterlo in vendita. Quindi diciamo un valore teorico di 50.000 euro. 100.000 quindi euro nel nostro conto corrente bancario, più il valore teorico del box auto, che è di 50.000, la somma è 150.000 euro. Questo è il patrimonio, ma non ancora il patrimonio netto, perché quello che serve a noi è il patrimonio netto. Da questi 150.000 euro noi dobbiamo sottrarre i nostri debiti. Per acquistare quel box auto, a suo tempo, contraemmo un debito con una banca e ci resta ancora da pagare 20.000 euro, quindi abbiamo ancora un debito di 20.000 euro. Quindi a quei 150.000 euro, 100.000 di deposito bancario più il valore teorico di 50.000 euro del box auto, 150.000 appunto, dobbiamo sottrarre quei 20.000 euro di mutuo che ci restano ancora da pagare. Quindi la differenza è 130.000 euro. 130.000 euro è il nostro patrimonio netto. A che ci serve il patrimonio? Il patrimonio ci serve come ci serve? Perché il patrimonio ci dà l'indipendenza finanziaria e quindi la sicurezza di vita. L'azienda infatti la vita di un'azienda segue una parabola, quindi ha una fase ascendente, quindi sale, e poi pian piano una fase discendente, come la vita di una persona, un essere umano. Quell'EBITDA, a alcuni piace chiamarlo così, l'indicatore dello stato di salute aziendale, l'EBITDA, altri lo chiamano margine operativo lordo, sale, poi a un certo punto comincerà a scendere. Per quanti sforzi noi potremo fare, c'è una fase ascendente e poi una fase discendente. Nella fase discendente uno può anche ristrutturare l'azienda, fare un reset e quindi dargli nuova spinta, però diciamo in linee generali, osservando statisticamente tutti i business, la vita di un'azienda è una parabola, quindi c'è un momento ascendente e uno discendente. Anzi, ci possono essere anche degli eventi traumatici che impediscono all'azienda di arrivare all'invecchiamento, di arrivare al momento finale della sua vita e quindi interrompono quell'esistenza, per quanto aurea, anche prima della fase discendente. Quindi con il business, con le aziende, non si può mai stare sicuri. Ecco perché il patrimonio ci viene in soccorso, ecco perché la patrimonializzazione è importante, ecco perché l'obiettivo non deve essere soltanto reddituale, ma anche patrimoniale. Perché il patrimonio, che è generalmente costituito, ma non esclusivamente, fatto da beni che devono generare delle rendite passive, comunemente immobili o investimenti borsistici, ok? Quindi questi asset devono generare, che costituiscono il nostro patrimonio netto, devono generare delle rendite che devono alimentare il nostro stile di vita, cosa che all'inizio faceva il reddito. All'inizio è il reddito che alimenta il nostro stile di vita. Poi pian piano, mettendo da parte, fra virgolette, cioè destinando una percentuale del nostro reddito e mettendola da parte, destinandola appunto alla patrimonializzazione, pian piano si costruiscono questi asset. Ecco perché l'obiettivo ha una duplice faccia, ma non è che il patrimonio è meno importante del reddito, sono tutti e due importanti. Solo che il reddito per un fatto cronologico viene prima, se non c'è reddito non possiamo mettere da parte per costruire il patrimonio, però sono tutti e due di uguale importanza. Il reddito ci serve in parte, perché dobbiamo pure campare, per costruire, per metterlo da, quindi capitalizzarlo gradualmente nel nostro conto corrente bancario e poi investirlo per creare questi asset. Questi asset pian piano cresceranno e genereranno delle rendite sempre più cospicue che andranno ad alimentare il nostro stile di vita. Quindi questo è il meccanismo. Far sì che pian piano le rendite passive sostituiscano il reddito nel alimentare il nostro stile di vita. Ovviamente è un lavoro graduale che si fa, ma il meccanismo è questo. Questo ci permetterebbe, nel momento in cui la nostra azienda dovesse arrivare al momento finale della sua vita
o addirittura vivere un momento traumatico, di stare sicuri. Ecco perché il patrimonio, che ci dà l'indipendenza finanziaria, è anche espressione di sicurezza. Vediamo adesso un altro aspetto. Abbiamo detto quindi l'obiettivo ha questa duplice natura, reddituale e patrimoniale. Vediamo adesso la tempistica. Un'altra cosa molto importante da fare è quello di fissare una tempistica entro la quale noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Se ho un obiettivo piuttosto grande, stabiliremo delle scadenze intermedie e quindi di conseguenza dei sottobiettivi. Quindi la scadenza può essere di breve periodo, annuale, di medio periodo, triennale, di lungo periodo, quinquennale. Sono degli esempi. Questa è una cosa molto importante: non esistono obiettivi irragionevoli, ma soltanto scadenze irragionevoli. E quindi se noi manteniamo alto il nostro focus sul nostro obiettivo, esso si realizzerà. Potrebbe anche capitare che magari raggiunta la scadenza non l'abbiamo conseguito ancora, non c'è problema. Riprogrammiamo, rifissiamo un'altra scadenza e continuiamo a lavorare su quell'obiettivo, ma non dobbiamo mai abbandonarlo. Ultima cosa importante da tenere in considerazione: il monitoraggio. Non ha senso fare business senza un obiettivo, e aggiungerei ci si perderebbe in questo viaggio verso l'obiettivo se non ci fosse un monitoraggio. Questa è un'altra cosa importantissima da fare: monitorare in un modo o nell'altro la progressione dei nostri numeri e quindi dei nostri risultati intermedi verso l'obiettivo. Perché è importante il monitoraggio? Perché il monitoraggio ci fa capire dove stiamo andando e quindi se stiamo andando verso il nostro obiettivo oppure no. E se non stiamo andando verso il nostro obiettivo, di attuare le manovre correttive che ci permettono di rimetterci in rotta verso l'obiettivo. Quindi è importantissimo il monitoraggio. Ok? Io ti ringrazio moltissimo di aver seguito. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia il like, condividi ed iscriverti al mio canale. Grazie, alla prossima!